ed eccoci qui, briganti di luce. Oggi cominciamo davvero. E sì, partiamo dal disegno del fermaio Soutache che abbiamo deciso insieme tra i vari commenti degli ultimi video. Sigla e cominciamo a discuterne. Allora, ho qui il mio sketch, il mio quaderno, ho le mie matite e i miei pastelli, li vedete nel video, che scorrerà. Non so se metterò me che parla in alto oppure col video che scorre o farò viceversa, ma comunque ho montato questi due video e quindi li vedrete insieme. Quando realizzo un gioiello a Soutache, naturalmente, ma non solo a Soutache, però per lo più al Soutache a Vide Embroidery, parto sempre con dei disegni e oggi vedremo proprio il processo di questo disegno, il pensiero. Non vi spiegherò naturalmente come strutturarlo perché non è quello il senso del video, ma è semplicemente un modo per farvi capire, quando vi trovate di fronte ad un fermaio, come cominciare a improntare un disegno per poi realizzare un gioiello tessile. Vogliamo realizzare insieme un gioiello che sia abbastanza semplice e alla portata di tutti. Naturalmente vedrete poi alla fine un disegno che ho complicato ulteriormente, ma l'ho fatto volutamente per farvi capire che si può partire veramente da una base semplice ad uno molto più complesso, ma là non ci arriveremo proprio. Quindi oggi facciamo insieme, vi mostro come è nato il disegno e poi nei prossimi video andremo proprio a realizzarlo insieme. Allora, quindi questo video è semplicemente per voi una guida, perché mi rendo conto che quando si vede un gioiello a Soutache si resta un attimo così e si dice: oddio, e io da dove parto? Ecco, questa è la partenza. Non vi servirà uno sketch professionale, non vi servirà chissà quale carta. Prendete un righello, carta e matita, e se vi va poi di provare a fare dei giochi di colore, io in questo caso ho utilizzato questi pastelli. Mi sarebbe piaciuto veramente, mi diverto di più con gli acquerelli, però necessitano di una carta particolare. Invece io utilizzo questi, non sono gli unici pastelli che ho, sono di fascia medio-alta, vi metto il link se vi interessano i pastelli, e diciamo che hanno una buona coprenza e si riesce bene a vedere l'effetto, ma questo è un altro video. Allora, divideremo il video per semplificare in piccole parti. Allora, parte prima. Non cerco la perfezione quando faccio questo disegno, semplicemente cerco di dare una forma iniziale a quello che sarà il mio lavoro finito, perché naturalmente ci sono 100.000 variabili, ragazzi, che in un video piccolo non è facile spiegare, ma neanche se faceste un corso in presenza, credetemi, perché ci sono veramente tante variabili, come il tipo di piattina, lo spessore, la grandezza. Quindi voi prendete questo come inizio e poi provate. Allora, quindi non perfezione, semplicemente il disegno ci aiuta per capire come andare a posizionare le pietre, i cabochon o gli elementi che utilizziamo, e intorno come andremo a lavorare il soutache. Tanto poi, quando fate le cose fatte a mano, le variabili ci sono e voi troverete gli escamotage. Potete sempre cambiare in corso d'opera e questa è una certezza. Quindi vedrete scorrere la slide in cui faccio la prima scelta di tutto che pietre utilizzare. Quindi vedrete che andrò prima a fare un'ipotesi con un cabochon centrale, poi ne farò due, ma prima di tutto sceglierò uno specifico cabochon centrale. Quale? Ve lo faccio vedere. Naturalmente il video è velocizzato. Questo è il mio fermaio, voi potete leggermente rallentarlo durante il corso del video. Prendo quindi una bella matita, il mio fermaio, quello che ho scelto, prendo matita, questo naturalmente è il soutache. Per chi non lo conoscesse, questo è il materiale che andiamo a utilizzare per realizzare i nostri gioielli tessili, quindi è un cordoncino in tessuto piatto, un cordoncino trecciato. Ok, matita, gomma e righello e soutache, ma questo ci servirà poi. Ci serviranno, come vedete, dei cabochon, ne prendo di tanti tipi, ok? Quindi potete scegliere il cabochon che volete e immaginatevi come viene fuori. Io qua, come vedete, vi sconsiglio di utilizzare un cabochon in cristallo con il retro conico. È preferibile invece utilizzare dei cabochon con il retro piatto, perché si adagiano meglio naturalmente sopra le nostre basi, che in questo caso è un fermaio per capelli. Quindi vedete che io sono lì che scelgo occhio di gatto, ve li mostro in ceramica, in pietra, ve li ho mostrati in tutte le salse, insomma
L'importante è che sia piatto, come quello che vi sto mostrando. Utilizzerò questo che è 13x18, ne esistono sia a goccia che ovali, poi andremo a vedere il disegno. Ecco qua, vi mostro sia quelli a goccia che ovali, che sono secondo me l'ideale, valutando un po' la grandezza della nostra base del fermaglio, per non fare troppo lavoro, perché se le pietre sono piccole dobbiamo cucire molto di più. Quindi vado a prendere le mie misure, che sono circa 8 centimetri e mezzo per 2 di altezza, che è quello del mio cabochon. Ora mi vedete che disegno con la matita, ma poi pian piano ripasso con la penna. Quindi semplicemente prendo il riferimento e decido come lo metto il cabochon, orizzontale, verticale? Quindi prendo, semplicemente traccio le bisettrici, le mediane, insomma trovo il centro di questo mio elemento in modo tale che so dove andare a posizionare il mio cabochon. Ok? Scusate, ogni tanto mi sposto dalla camera, ma credetemi, non è semplice disegnare con un cellulare a 10 centimetri dalla vostra mano. Poi, quindi, quando ho deciso, come vedete, dalla matita passo alla penna, una semplice biro, nulla di che, e mi segno le dimensioni e decido che utilizzerò 2 piattine. Infatti, vedete, vi mostro, e secondo me 2 piattine da andare a utilizzare vanno bene, e quindi poi disegnerò il contorno, che starà a significare che quello è lo spessore delle mie piattine. All'esterno naturalmente del mio cabochon decido poi di mettere delle perle a destra e sinistra, vedete che segno 3-4 mm, e vado a fare semplicemente il mio riccioletto, il mio decoro. Andate a vedere i tutorial base, ok? Poi dopo passerò con la penna, così vi sarà tutto più chiaro. Quindi diciamo che queste sono le prime decisioni da prendere. Vedete che poi decido di mettere della catena strass con dei rombetti. Adesso zoom così vedete meglio. E anche voi naturalmente dovete fare più o meno lo stesso lavoro, state semplicemente mettendo su carta le vostre idee, quindi potrebbe essere un bicono, della catena strass, insomma starà a voi poi decidere quello che preferite, e poi decidete di fare ulteriori decori, quindi faccio degli altri disegni immaginando sempre di avere uno spessore delle piattine. Naturalmente voi le piattine dovete averle tra le mani, così da poter valutare se ce ne vorranno 2, se ce ne vorranno 3, però come vi ho già detto, tutte queste valutazioni poi in corso d'opera, mentre andate a cucire, potrete tranquillamente modificare. Parte 2, la scelta dei cabochon. Allora, se siete alle prime armi, e probabilmente molte di voi che stanno vedendo questo video è alle prime armi, non è un tutorial super facile, ve lo dico a priori, quindi andate a sbirciare nella playlist di Sutash le lezioni base, ok? Quindi provate prima a fare il modulino base, che vedete io qui vi rappresento, questo è un modulo base, perché qui per esempio andremo ad unire 2 moduli base. Quali cabochon scegliere, quali pietre e quali materiali? Nel video avete visto che io opto per un cabochon piatto. È molto semplice, cambia la luce continuamente. È molto semplice, scelgo un cabochon piatto perché la superficie che io ho qui è piatta, e quindi in automatico sarà più facile andare ad adagiare gli elementi sulla nostra base. I rivoli, i cabochon, le gocce che sotto sono bombate o sono coniche, comunque necessitano di una maggiore abilità, abbiamo bisogno di più materiali, di più beading foundation, di più sostegno, quindi io veramente, dovendo fare qualcosa di piatto, io vi consiglio un cabochon dal retropiatto, che sia una resina, che sia un bottone levigato, che sia, non lo so, insomma, ci sono materiali col retropiatto. Se non avete dei cabochon in pietra, li potete avere in resina, potete trovare delle pietre abbastanza piatte, come quello per esempio che io ho utilizzato in più ciondoli, quello che ho fatto in Fiera Creativa. Vi metto sempre il link, io dimentico i nomi, ma voi questo lo sapete già. Quindi io vi consiglio di utilizzare quel tipo di cabochon con retropiatto, perché sicuramente vi facilita il lavoro, anche perché per fare un fermaglio dobbiamo mettere parecchi pezzi assemblati poi insieme, quindi non complichiamoci il lavoro. Altra cosa, non partiamo da elementi piccoli,
ma partiamo da qualcosa di un pochino più grande, almeno per cominciare a riempire la parte centrale. Poi naturalmente, come vi ho detto, faremo anche questo probabilmente al video embroidery. Staremo a vedere. Anche i bastoncini che utilizzo per i capelli, perché porto spesso i capelli così, anche di quello farò il tutorial più in là in tessitura di perline o perché no, anche in soutache. Ok, passiamo a un altro punto, il disegno. Non dovete essere dei disegnatori. Come vedete io non ho preso, al di là del righello, giusto per centrare un attimo e trovare il centro, non ho utilizzato, io a volte per esempio ho, non mi viene il nome, oddio, vabbè, ho delle matrici di forme già fatte, non mi viene il nome ragazzi, non mi verrà, lo scrivo in sovraimpressione e quindi a volte utilizzo quelle. Quindi vedrete che io andrò ad sistemare semplicemente la pietra centrale, ho le pietre centrali, a seconda del disegno che desidero poi andare a fare, quindi si parte proprio da lì, quindi semplicemente a mano libera. Io comincio a matita, poi quando mi piace e sono convinta ripasso con la penna, quindi lo vedete poi lungo il corso nel video. Voglio veramente che le mie mani e poi dopo il soutache accompagnino queste forme, queste pietre in questo che deve essere un gioiello per i capelli tessile, che potrebbe essere messo anche qui o con i capelli sciolti o addirittura in una coda dietro. Poi ve lo mostro indossato una volta che lo andremo a finire. Quindi semplicemente dobbiamo stare rilassate, quindi mettetevi lì con le vostre pietre come faccio io nel video, farete voi e vi studiate il vostro disegno. Potete anche naturalmente copiare lo stesso identico disegno che ho fatto io e parto da pietre e cabochon che hanno una misura di quelle standard, quindi 13x18 e li posizioniamo o al centro o ne posizionate due e poi andate a fare il lavoro. Comunque io vi lascerò poi il disegno ed eventualmente vi lascerò poi la parte di quello che non andrò a realizzare, ve lo spiegherò comunque a voce lungo il video di come potrebbe essere fatto. Dipende da quanto viene lungo questo video. Tra quello in cui chiacchiero e quello che vi mostro, non lo so, mi raccomando, se mi state conoscendo con questo video, io mi chiamo Gabriella, in arte Briga Bijou, e voi che mi guardate siete i briganti di luce, poi perché andiamo a rubare all'ombra e portiamo la nostra luce, e su questo canale porto contenuti che riguardano per lo più la realizzazione di gioielli tessili, ma non sono un poco strana, ma vi faccio compagnia con quello che è il mio mondo creativo. Quindi iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così da non perdere tutte le notifiche. Ok, quindi vi lascio un po' il video del disegno e poi traiamo le conclusioni. E quindi proseguo pian pianino pensando a come voglio realizzarlo, quindi decido che ci saranno degli altri decori qui laterali per andare insomma a uniformare un pochino il mio lavoro, utilizzando sempre perline piccoline perché già abbiamo questa predominanza di cabochon centrale più grande e quindi ai due lati, vedete che sbaglio, cancello, ogni tanto mi perdo perché veramente sto facendo tutto a mano libera, poi con la penna vado a definire quella che è la mia decisione, quindi ci saranno queste piattine soutache, quindi primo modulo centrale, poi catena strass, poi altri due moduli laterali e poi nella parte superiore e inferiore. Poi naturalmente sì, faremo il tutorial di questo, io penso che farò il secondo, che forse è più semplice e dalla portata di tutti. Resterà naturalmente, qui vi mostro che resterà poi parecchio nero della mia base, quindi vado a fare gli ultimi due decorini laterali per bilanciare il tutto. Poi naturalmente nulla toglie che possiamo sempre andare a ingrandire. Una volta quindi che poi ho deciso il disegno definitivo, con la gomma da cancellare vado a cancellare quello che è il tratto a matita. Faccio un altro elemento rettangolare che rappresenta il mio fermaglio e decido di andare a prendere le due gocce che verranno leggermente distanziate perché faremo due moduli base, disegnerò due moduli base. Quindi prendo la parte centrale, vedete, mi rendo conto che poi al centro dove vado a unire i due moduli base, ora ve lo disegno qui in piccino,
Che cos'è un modulo base? Semplicemente un'unica goccia cabochon ovale con 2 o 3 piattine e 2 ricciolini laterali, quindi questo è un modulo base del soutache, si parte da lì. Trovate sicuramente un tutorial sul mio canale, quindi io accoppierei 2 moduli base, secondo me questo è il tutorial più semplice per voi, quindi prendo un po' le misure di come voglio posizionarle al centro e decido, valutando un pochino quale sarà la distanza. Naturalmente voi fatevi un disegno di riferimento, perché poi alla fine dovrete prima fare i modulini a soutache e poi andarli ad appoggiare sul vostro fermaio, quindi se il disegno non rappresenta proprio la realtà così come sarà, non importa, perché abbiamo detto che il disegno deve essere una partenza, un riferimento per capire nell'85% dei casi quale sarà il risultato finale. Quindi 2 moduli base accoppiate, al centro ci metterò una catena strass o probabilmente una perla, un bicono, e poi procedo col fare i decori laterali, quindi vedete che vado a riempire gli spazi sia di lato e sia nella parte superiore. Utilizzerò di lato delle perle o da 5 o da 6 mm anche in pietra, e poi posso andare naturalmente a riempire anche con delle perline. Adesso vedete che ho preso la decisione di più o meno questa parte come deve venire, e quindi comincio a ripassare con la penna. Mi segno poi 2 piattine in modo tale che insomma mi regolo più o meno sugli spessori. Poi in corso d'opera, come già detto, possiamo sempre cambiare idea. Mi scuso se molte volte ho la posizione della mano proprio davanti alla camera, ma non ho altro modo per mostrarvelo, non sono molto brava, quindi cancello tutta la parte iniziale a matita, creo un po' d'ombreggiatura e poi naturalmente dico, beh, c'è ancora un po' di vuoto, è vero che posso dipingere la base del mio fermaio, ma comincio a pensare che colori uso, ed ecco, vi mostro la ruota dei colori di cui vi ho parlato anche nell'introduzione del video. A volte io ho dei colori miei preferiti e quindi per cambiare ogni tanto e uscire dalla mia comfort zone prendo la ruota dei colori per decidere se andare, come in questo caso, tono per esempio su tono e mettere comunque colori vicini analoghi, oppure se andare proprio di contrasto. In questo caso nel secondo, vedete, questo è praticamente che un mio orecchino potrebbe tranquillamente essere un fermaio per i capelli. Ecco, nel frattempo poi di tutte queste decisioni della scelta dei colori e delle forme prendo anche altri cabochon e vado a ipotizzare di farne un terzo al soutache, ma forse verrebbe troppo complicato, quindi sono lì che penso e vi mostro tutto di come devono essere di come dovrà essere il mio fermaio e i miei colori, e vado velocemente a disegnare una terza ipotesi che naturalmente non vi proporrei mai come tutorial, dove vado a posizionare il cabochon, vedete, in verticale. Naturalmente, se ci sono alcune di voi che sono esperte e vogliono replicare i miei design, ok, però mi raccomando, almeno taggatemi, citatemi e dite che vi siete ispirate. In questo caso l'ho messo, come vedete, in verticale, ho unito le piattine laterali, poi ho messo della catena strass, faccio degli altri decori e decisamente un procedimento più complesso che non mi sento di portare come tutorial qui sul canale, però sappiate insomma che potete divertirvi a creare ciò che desiderate, quindi una parte centrale, poi dei moduli base laterale, tutto veramente molto molto carino, non proprio alla portata di tutti, ma non vi scoraggiate perché comunque tutte possono arrivarci. Io dico sempre volere e potere. 10 anni fa non avrei mai pensato di fare determinate cose, ma se non avessi iniziato non sarei arrivata a farli neanche oggi, quindi tutte un gradino alla volta ci possiamo arrivare. Velocizzo un pochino il video, vi mostro sempre tutto il processo, però velocizzato. Vedete che vado di decori, di lato, prendo la ruota dei colori, immagino come mi piacerebbe che venisse, prendo qualche appunto, tanto noi ragazze faremo o il primo o il secondo come tutorial, poi lo scoprirete strada facendo e seguendomi. E ve lo scrivo proprio che andremo a fare questi, uno dei primi due, media difficoltà, quindi o il primo o il secondo, poi mi dovete seguire e iscrivervi, così scoprirete il tutorial che andrò a fare per voi. E poi per un attimo perdo il punto centrale di questo video
che sto facendo questo per mostrarvelo in un video, e comincio così ad andare avanti con il disegno, a mettere altri decori, e a questo punto ve lo mostro perché così nascono a volte i miei gioielli. Mi faccio prendere dalla foga di decori, 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 un po' di qua, un po' di là, e quindi tutto si complica, però insomma volevo mostrarvelo per farvi capire che non c'è limite alla creatività, alla vostra immaginazione, tutto è imparare a piccoli passi, perché non è sicuramente facile, però tutto, credetemi, si può fare. Dopodiché alla fine cancello tutta la mia base a matita, lo ripasso e devo dire che il risultato finale alla fine mi piace, e la conclusione è che da qui prendono forma molto spesso i miei gioielli tessili, in questo caso a soutache. Come vi ho già detto, quindi questo è il disegno finito. Poi potrete prendere i vostri pastelli e decidere le nuance di colore. Nel video vi mostro anche il cerchio che ogni tanto io utilizzo. Aspettate che lo vado a prendere. È la ruota dei colori. Questa è la ruota dei colori di cui parlo. Io la utilizzo moltissimo anche quando realizzo gli acquerelli o voglio fare dei semplici disegni. Sembrerà una banalità, però in realtà ci aiuta nella combinazione dei colori. Come vedete qui io sono posizionata proprio sull'arancio perché nel mio disegno ero partita da cabochon che erano tipo ambrati arancione, e come vedete poi sono andata di colori più o meno qui vedete complementari. Quindi questo ci aiuta a decidere che tipo di impronta voglio dare al mio bijou. Poi dobbiamo fare un video a parte, ragazze, questo è poco ma sicuro. Voglio andare di tono su tono e nel video vedrete un paio di orecchini miei tono su tono, come per esempio sono questi anche, no? Dove ci sono le varie gradazioni di blu, azzurro e argento, quindi rimango ferma in una semplice zona. E poi ci sono invece bijou come questo, ok? Dove sono andata di colori complementari. Poi c'è la triade, quindi vi fa proprio vedere, metto gli occhiali ragazzi, non ci leggevo, quindi il colore di base che voi scegliete, la partenza, e poi potete scegliere di colori complementari, la triade. Io vi consiglio di acquistarlo, lo trovate su Amazon, io l'ho preso su Amazon ma lo trovate un po' ovunque, eventualmente vi metto il link di questo video. Quindi questo è tutto quello che vi mostro nel video, quindi il processo del disegno, la scelta dei colori. Io naturalmente penso che farò qualcosa di esotico in questi colori. Ho scelto già i cabochon, quindi mi divertirò con i colori, e la realizzazione di questo naturalmente lo vedrete in un prossimo tutorial. Quindi questo fermaglio che io farò un po' dai colori esotici, potrete voi farlo con i colori che preferite seguendo lo stesso processo e farlo più elegante o più nelle vostre corde. Questo è il bello del creare con le proprie mani. Ok, con questo chiudiamo, ci vediamo nei prossimi giorni, tra venerdì, sabato o domenica. Io nel frattempo preparo tutti i materiali, cerco di cominciare a cucire, così per venerdì o sabato avrete il tutorial del nostro, mio, perché questo sarà mio, fermaglio al soutache. Intanto rispondetevi nei commenti, ve lo immaginavate realizzato, disegnato in questo modo? Fatemi sapere come sempre la vostra idea e mi fa piacere leggere i vostri commenti. Ci vedremo poi più là e decideremo anche, faremo anche il disegno di questo Alvide Embroidery. Ok, un bacio a tutte e come sempre, briganti di luce, buona creatività. Ciao!